Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme questo punto fantasia ad uncinetto. È un punto semplicissimo, estremamente ripetitivo, uno di quei punti ottimi per le persone a cui non piace contare i punti. Trovo che questo punto sia perfetto per fare copertine o anche copriletti, perché no? E tutto quello che è tessuto ad uncinetto, quindi potrebbe essere bello un cuscino, potrebbe essere bello da utilizzare per fare cover per il cellulare, per il computer, per l'iPad, insomma per qualunque cosa. Lo possiamo lavorare in tinta unita o in più colori. Per realizzare questo campioncino ho lavorato con una lana raccomandata per un uncinetto da 4 mm e ho utilizzato un uncinetto da 4 mm. Partiamo da un nodino iniziale e montiamo un numero di catenelle multiplo di 2 più 1. Io per esempio per questa mostra ho montato 31 catenelle. Ora, partendo dalla terza catenella dall'uncinetto, entriamo nel punto come se dovessimo lavorare un punto basso, portiamo fuori il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto, riportiamo fuori un altro filo. A questo punto abbiamo 4 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudiamo il punto e chiudiamo con una catenella. Saltiamo una catenella di base e nella successiva entro e ripeto, porto fuori il filo sull'uncinetto, porto fuori un altro filo, ho 4 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo e chiudiamo con una catenella. E questo è tutto quello che dobbiamo sapere per questo punto. Saltiamo un punto, entriamo nel successivo, porto fuori il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, porto fuori un altro filo sull'uncinetto, chiudo e chiudiamo con una catenella e ripetiamo fino alla fine delle catenelle. Chiudiamo con una catenella e terminiamo la riga lavorando un punto nell'ultima catenella. Così. E per girare lavoriamo 2 catenelle, 1, 2, giriamo il lavoro ed ora in ogni prossima riga il lavoro sarà sempre uguale. Qui abbiamo i nostri punti, i piccoli punti puff. Tra ognuno dei punti ci sono 2 spazi che si creano, 2 piccoli forellini. Questo e questo. Noi lavoreremo nel primo, quello più vicino al punto puff. Quindi entriamo in questo forellino e lavoriamo il nostro piccolo punto puff. E una catenella e passiamo dopo il prossimo punto puff, quindi nel primo dei 2 forellini qui. Chiudiamo il punto, chiudiamo con una catenella e proseguiamo. Anche qui vediamo ci sono 2 forellini, lavoriamo nel primo qui. E chiudiamo con una catenella e proseguiamo così per tutta la riga e per tutte le righe del nostro lavoro. Arrivati alla fine della riga lavoriamo anche l'ultimo piccolo punto puff dopo l'ultimo, quindi una catenella, entriamo subito dopo l'ultimo punto puff e lavoriamo l'ultimo punto. Così, e come prima per girare 2 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo come abbiamo imparato, dentro il primo dei 2 forellini, un mini punto puff, una catenella, un mini punto puff, una catenella e
proseguiamo per tutta la riga e per tutte le righe del nostro lavoro. Se vogliamo possiamo lavorare questo punto a righe di diversi colori e per fare questo è sufficiente agganciare il nuovo colore con una catenella e tirare il filo del vecchio colore per farlo sparire. E lavoriamo 2 catenelle come al solito, giriamo il lavoro e nei primi punti possiamo anche nascondere la codina del nuovo colore. Una catenella, un mini punto puff, una catenella e il filo del vecchio colore lo lasciamo qui, non lo tagliamo e lo riprenderemo in seguito. Se lavoriamo sempre un numero pari di righe dei colori, troveremo tutti i fili dei vari colori dalla stessa parte. In questo modo possiamo, per esempio, adesso riagganciare il rosa senza doverlo tagliare ogni volta. Se invece volete fare ogni riga di un colore diverso oppure ogni 3, 5, 7 righe cambiare colore, allora sì, ogni volta dovete tagliare il filo del vecchio colore, agganciare il nuovo e così via per tutta la lavorazione. Se invece fate, come in questo caso, un numero di righe pari per ogni colore, troverete il filo giusto dalla stessa parte in cui vi serve e quindi per cambiare colore è sufficiente prendere il filo del vecchio colore, riagganciare con una catenella e tirare il filo, in questo caso beige, e ricominciare a lavorare con il rosa. 2 catenelle, giriamo il lavoro e ricominciamo a lavorare normalmente. Tutti questi fili che restano di lato verranno poi nascosti all'interno del bordo. Se invece fate una lavorazione che non ha bordo, in ogni caso allora sì, tagliamo il filo ogni volta che cambiamo il colore. E questo è il risultato progredendo un po' con il lavoro. La lavorazione è una lavorazione morbida ma anche un po' grossa, quindi secondo me questo punto è ideale da lavorare con la lana, anche se ovviamente potete utilizzarlo con qualunque filato vi piaccia di più, e sempre perché è bello morbido, è bello che sia un po' grosso, secondo me il filato ideale è di uno spessore medio o grosso, quindi da lavorare con l'uncinetto da 4 mm o più, in maniera da ottenere appunto un risultato un po' spesso e morbido. Io ho lavorato questo campioncino con l'uncinetto raccomandato per il filato, quindi era raccomandato un uncinetto da 4 mm e io ho utilizzato un uncinetto da 4 mm e questo è il risultato. Se vi piace una lavorazione ancora più morbida e leggermente più aperta, potete utilizzare un uncinetto di mezza misura o una misura più grande rispetto a quella raccomandata, oppure avere una lavorazione più morbida. Io ho già in mente un progettino veloce con questo punto, mi piace tantissimo ed è semplicissimo. Se non vi piace contare i punti, se vi piace lavorare guardando la TV o ascoltando la musica senza contare i punti, questo è il punto perfetto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero che questo punto vi piaccia, vi possa essere utile. Aspetto le foto delle vostre eventuali copertine sulla mia pagina Facebook o in Instagram. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti qui sotto al video. Se vi è piaciuto mettete un bel like, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!